campagna Salva Ciclisti ha dimostrato che l'utilizzo della bicicletta ha un significato di natura politica in quanto strumento di una lotta per la riappropriazione di diritti civili fondamentali. Il diritto di spostarsi liberamente, il diritto di muoversi gratuitamente e, cosa più importante, il diritto di vivere in città meno inquinate. Più biciclette significa meno automobili, la cui presenza in numero spropositato comporta la sottrazione di spazio fisico nella vita quotidiana dei cittadini e avvelena l'aria delle nostre città. Scegliere la bicicletta vuol dire anche rivedere un modello economico fondato sulla creazione di distanze sempre più difficili da colmare. Scegliere la bicicletta significa fare proprio il concetto di chilometro zero e quindi rilanciare lo sviluppo delle economie locali. Scegliere la bicicletta significa opporsi a quei ritmi frenetici oggi imposti da un mondo precario e iperveloce, di cui l'automobile è simbolo. Scegliere la bicicletta anche come mezzo per i propri viaggi significa riappropriarsi del proprio corpo, del proprio tempo e del proprio spazio, di diventare parte integrante dell'ambiente che ci circonda e non diventarne fruttori occasionali. Quando a cavallo degli anni 80 e 90 la bicicletta diventa un mezzo di trasporto estremamente popolare, anche le donne non rimangono impermeabili al suo fascino e iniziano a usarla nella propria quotidianità. Questo non solo si traduce in una cresciuta indipendenza, ma anche nell'appropriazione di una tecnologia fino a quel momento tutta maschile. Il crescente uso della bicicletta tra le donne porta con sé un'evoluzione dell'abbigliamento femminile. Le lunghe e ampie gonne, con molte sottovesti, lasciano presto il passo a indumenti più comodi, come le gonne pantalone e i pantaloncini, mentre altri capi di abbigliamento che impediscono il libero movimento del corpo, come il corsetto, iniziano a scomparire. Questa prima forma di emancipazione viene avversata notevolmente, tanto dalla Chiesa quanto da alcuni esponenti della comunità medica, che arrivano anche a sostenere che la ciclomania, oltre ai pericoli ordinari, comporta per le donne gli stessi inconvenienti della macchina per cucire. Le porta alla stessa effervescenza, alla stessa lubrica eccitazione, agli stessi eccessi di sensuale follia. La bicicletta è una droga. Quando uno comincia a usarla non può più farne a meno. La libertà che concede è impagabile. Potersi fermare a leggere un manifesto, a contemplare una vetrina, a sbirciare dentro un cortile, a salutare un amico che sta camminando sotto i portici o sul marciapiede. Soprattutto il ciclista è l'unico consumatore che può permettersi di fare acquisti in negozi diversi, di scegliere il meglio. Qui i migliori grissini di Torino, là la carne cruda tagliata al coltello, poi la farina macinata su pietra, l'olio siciliano, la menta tunisina, il formaggio degli alpeggi, eccetera, eccetera. Quando si diventa ciclisti, è possibile convertirsi alla bicicletta in età adulta? La risposta è sì, il contagio funziona, soprattutto se lo lottiamo per garantire maggior sicurezza, perché l'obiezione che ci viene fatta ogni volta che cerchiamo di convincere qualcuno a saltare il fosso è la paura di finire sotto le ruote di qualche mezzo meccanico. I tempi stanno rapidamente cambiando, noi ciclisti stiamo diventando quella famosa massa critica di cui tutti devono tenere conto. Oltre una certa velocità, i veicoli a motore creano distanze che soltanto loro possono ridurre. Creano distanze per tutti, poi le riducono soltanto per pochi. Una nuova strada aperta nel deserto brasiliano mette la città a portata di vista, ma non di mano della maggioranza dei contadini poveri. La nuova superstrada ingrandisce Chicago, ma risucchia chi è ben carrozzato fuori dal centro, che degenera in ghetto. La velocità diventa quindi un catalizzatore di disumanità e di disuguaglianza, perché chi ha la possibilità di viaggiare a velocità più sostenute sostiene implicitamente che il proprio tempo vale di più di quello degli altri. La bicicletta diventa invece la soluzione a questa crescente disuguaglianza, perché il ciclista può raggiungere nuove destinazioni senza che il suo strumento crei nuovi posti a lui preclusi. La semplice scelta di andare in bicicletta diventa un'affermazione di rifiuto radicale. Pedalando, rifiutiamo di partecipare alla nostra degradazione su un sistema di trasporto pubblico in progressiva disfunzione. Pedalando, rifiutiamo di pagare gli altissimi costi di un sistema di trasporto assassino, costruito attorno all'auto privata. Quando pedaliamo rifiutiamo il continuo rumore del marketing delle multinazionali, che strillano dalle autoradio, e rifiutiamo di riconoscere come notizia il superficiale e stupido sistema di informazione che pretende di essere oggettivo e reale. Quando pedaliamo noi sovvertiamo la nostra responsabilità di comportarci come membri fedeli di questa società, sminuendo l'economia dell'automobile, sfidando la propaganda
e ricreando direttamente relazioni interpersonali. Al di là delle impressioni soggettive, i dati sulla sicurezza stradale parlano chiaro. L'Italia, con 2.556 ciclisti morti negli ultimi 10 anni, si colloca al terzo posto tra i paesi europei con il più alto tasso di mortalità tra chi decide di usare la bici. Si stima che mediamente 38 ciclisti rimangono coinvolti ogni giorno in incidenti stradali di varia natura. Al 20 febbraio 2012 il numero di persone morte in bicicletta in Italia dall'inizio dell'anno era di 28, il 75% in più rispetto al 2011. È da queste cifre sconcertanti che nasce Salva i Ciclisti, un movimento popolare spontaneo, indipendente da partiti e associazioni che chiede alla politica interventi mirati per migliorare le condizioni di sicurezza di chi decide di utilizzare la bicicletta sulle strade italiane. Come testimonia il cancelletto che ne precede, il nome Salva i Ciclisti è un movimento che nasce sul web e che fin dal primo minuto ha parlato la lingua dei social network per arrivare in modo più diretto possibile alle persone, sfruttando la passione degli italiani di qualunque estrazione sociale nei confronti di Facebook e Twitter. No, non mollare, bicicletta. Noi allora saremo probabilmente morti e sepolti. Coppi sarà uno scarno e tremulo nonnino ignoto alle generazioni nuove. Altri nomi verranno urlati dalle folle. Se tu capitolassi, non solo un periodo dello sport, un capitolo del costume umano sarà finito, ma si restringerà ancora di più il superstite dominio della illusione, dove trovano respiro i cuori semplici. A costo di apparire ridicola, salpa ancora in un fresco mattino di maggio, via, per le antiche strade dell'Italia. Noi viaggeremo per lo più in un treno razzo, allora. La forza atomica ci risparmierà le minime fatiche. Saremo potentissimi e civili. Tu non badarci, bicicletta. Vola tu con le tue piccole energie per monti e valli. Suda, fatica e soffri.